Buongiorno a tutti e benvenuti a questo corso sulla focaccia barese, un corso in n puntate con n uguale a 1. Eh sì, perché il corso inizia qui ma finisce anche qui, in quanto il contenuto del corso è sufficientemente breve per fare una sola puntata. E quindi ci incontriamo oggi, ma ci abbandoniamo anche oggi. Lo so, vi eravate affezionati, eravamo insieme già da 20 secondi. In ogni caso, in questo corso avremo tutto il tempo di esaminare quella che è la procedura per realizzare quel prelibato piatto incredibile, insostituibile, che è la focaccia barese. Piatto che va degustato solo ed esclusivamente da amanti della città di Bari e possibilmente seduti su una panchina del lungomare. Immaginate il lungomare di Bari e il vostro caldo, fragrante pezzo di focaccia in mano. Divideremo il processo di preparazione in due parti: la preparazione dell'impasto, la lievitazione alla quale ovviamente non assisteremo per ragioni di tempo, ma se volete pubblicheremo dei video durante la lievitazione, e la cottura, il condimento e la cottura finale. Iniziamo presentando gli ingredienti della focaccia barese, che sono questi, punto. Questa ricetta ha la pretesa e l'umiltà di essere la focaccia definitiva. Non troverete di meglio che si avvicini il più possibile a quella del panificio, del classico panificio in strada di Bari. Iniziamo con gli ingredienti. Il primo ingrediente è la semola rimacinata di grano duro. Ovviamente i marchi che vedete sono puramente casuali, ho scelto questi per comodità e perché sono facilmente reperibili. Ovviamente potete decidere di usare altri tipi di farine, purché si tratti sempre di semola rimacinata di grano duro. 300 grammi, ovviamente stiamo parlando di quantità per due focacce, 300 grammi di semola rimacinata di grano duro. Poi nei dettagli sotto il video troverete anche la ricetta e il link dove scaricare in formato PDF. Ingrediente successivo: farina di grano tenero di tipo 0, 200 grammi. E qui potete anche fare altre scelte, tipo usare farina con Manitoba, quelle con molto glutine che possano lievitare di più. In realtà la focaccia barese non è una focaccia molto alta, quindi la lievitazione ha un'importanza relativa. In ogni caso, questa, anche la scelta più comune, farina di grano tenero di tipo 0, va più che bene. Il terzo ingrediente per l'impasto è ovviamente il lievito. È equivalente scegliere un lievito fresco, 25 grammi di lievito fresco, o un lievito essiccato come questo che vedete. In realtà entrambi i lieviti sono stati inscatolati, diciamo, per una quantità di impasto di 500 grammi. Sono assolutamente equivalenti. Vi devo dire la verità, il lievito fresco ha una scadenza abbastanza vicina e quindi è anche deperibile, di conseguenza non si deve mai interrompere la catena del freddo, eccetera. Il lievito essiccato ovviamente si può conservare per quanto tempo si vuole, quindi è la scelta più semplice. Vi garantisco che non ho notato nessuna differenza tra le due lievitazioni, sono assolutamente equivalenti. Zucchero. Ovviamente useremo una quantità minima di zucchero. E dove la useremo? La useremo per attivare la lievitazione, quando questa lievitazione ovviamente partirà con il lievito mescolato a zucchero e acqua. Lo zucchero serve semplicemente perché i saccaromiceti del lievito mangiano zucchero, quindi inserendo zucchero nell'impasto che attiva la lievitazione si accelererà questo processo. Il sale, ovviamente, il sale va nell'impasto serve ovviamente a salare l'impasto già di base, non va messo direttamente a contatto con il lievito perché, a differenza dello zucchero che lo attiva, il sale uccide i saccaromiceti del lievito, di conseguenza va aggiunto, diciamo, lontano dal lievito e anche relativamente lentamente. Olio. Noi abbiamo scelto un olio extravergine di oliva comune, non è importante che l'olio sia di qualità eccelsa, comunque un olio di media qualità va più che bene. E l'olio servirà in diverse fasi, servirà per unirsi all'impasto, servirà poi ovviamente per la base sulla teglia sulla quale disporremo la focaccia, servirà per ricoprirla, servirà anche addirittura in lievitazione per permettere di fare una lieve crosta in superficie, servirà in diverse fasi. La focaccia barese è affogata nell'olio, quindi non è sicuramente un alimento dimagrante. E poi l'ultimo ingrediente è l'acqua. L'acqua, che deve essere, per un impasto di 500 grammi di farina, di 350 centilitri, non di più di questo. Perché?
perché se si mette meno acqua l'impasto è duro e noi non vogliamo un impasto come quello della pizza, se se ne mette di più diventa eccessivamente morbido. L'impasto della focaccia barese deve essere tipo mozzarella. Allora, come abbiamo detto, 300 grammi di farina di semola rimacinata di grano duro. Ecco fatto. 200 grammi di farina di tipo 0 di grano tenero. Quando il totale arriva ovviamente a 500, ci siamo. Ok. Allora, adesso andiamo avanti con il passo successivo, ovvero l'attivazione del processo di lievitazione. Prendiamo l'acqua, nel video precedente ho commesso un errore, ho detto 350 centilitri, che vorrebbe dire 3 litri e mezzo, ovviamente volevo dire 35 centilitri, ma non mi andava di girare il video, anzi grazie a Fabrizio, il cameraman che è dietro quell'obiettivo, per la pazienza. Versiamo un po' dell'acqua in un bicchiere sufficientemente grande, mettiamo al suo interno il lievito, ho scelto quello fresco, e lo zucchero. Finito, non c'è più zucchero in questa ricetta. Dopodiché mescoliamo un po' la farina con il cucchiaino, o come ci pare, prendiamo 1 o 2 cucchiaini di farina e mettiamoli nel bicchiere. Iniziamo a girare. Il passo successivo è quando la lievitazione sarà attiva, ovvero quando sulla parte superiore del liquido comincerete a vedere una specie di schiuma, vuol dire che appunto questo significherà che la lievitazione è attiva, potrete versare l'acqua, la farina, lo zucchero che hanno attivato la lievitazione nell'impasto. Ovviamente se volete che tutto il lievito finisca nell'impasto potete utilizzare la restante acqua. A questo punto cominciate lentamente a mescolare a mano, va benissimo, non è un problema, perché a breve dovremo aggiungere il sale e l'olio, ma come vi ho detto il sale non va aggiunto direttamente prima che il processo di lievitazione sia attivo, quindi aspettiamo un po' e poi lo aggiungiamo. Ecco, ora possiamo aggiungere la restante acqua. Io metterei il sale perché è evidente che ormai il processo è abbastanza attivo. E se volete, ma sicuramente lo farete, aggiungere un po' di olio. Ora la quantità è quella delle mamme e delle nonne, quanto basta, che vuol dire questo, non di più. Diciamo 2 secondi di olio nell'impasto. Ok. A questo punto dovete impastare. Sinceramente l'impasto a mano è fastidioso e poi ci si sporca fino all'omero, quindi io utilizzo un vecchio impastatore Molinex. Non spendete soldi per super macchine impastatrice orbitale, biblica, epocale, va benissimo il Molinex della nonna. Ecco, ora io accendo il Molinex, lo metto a una velocità media e inizio a dare una mano alla farina in modo tale che quella diciamo che è meno irrorata dall'acqua possa essere appunto inumidita e assorbire l'acqua come è giusto che sia, L'impasto è pronto, in realtà basta impastare per non più di una decina di minuti e l'impasto ha questa consistenza, è molto morbido come vedete, sembra un po' una mozzarella diciamo. A questo punto che si fa? Si prende un vassoio, no, non una teglia da ricoprire con un panno umido come tutte le nonnine di anni 60, no! Si prende un vassoio, si versa dell'olio alla base del vassoio, magari anche se mi fa un po' schifo l'olio, però diciamo lo si stende su tutto il vassoio e sempre con le mani unte di olio si prende l'impasto e lo si versa nel vassoio. Cercate di prenderne il più possibile, anche se è un'impresa abbastanza ardua perché è veramente colloso, ma ciononostante
cercheremo di raccoglierne il più possibile. Ok, fatto questo, si mette ancora dell'olio sopra e lo si ma non impasta, lo si avvolge in modo che l'olio lo ricopra completamente, non deve più risultare colloso alle dita. Guardate, a questo punto della lavorazione già si capisce che l'impasto sta lievitando bene, perché la dimensione dell'impasto continua a crescere a una velocità davvero notevole. Dopo averlo girato e rigirato, si prova in qualche modo a dargli una forma regolare, questo solo allo scopo di tagliarlo in due parti, perché vi ricordate l'impasto è per 2 focacce, 500 grammi, 2 focacce. A questo punto faccio una parentesi, non ho nulla contro le patate nell'impasto della focaccia barese, in realtà la patata serve sì per farla venire un po' più alta, ma soprattutto per farla durare nei giorni e mantenerla elastica. Ma dal momento che la focaccia barese è un piatto che va gustato caldo, appena tirato fuori dal forno, avete mai sentito il panificio avere lì, avete mai visto il panificio a Bari avere pile di focacce pronte, la prende dallo scaffale e ve la dà? No, quasi sempre è vuoto il pianale. Entratevi e gli chiedete, avete un po' di focaccia? 5 minuti e te la tira fuori. E la ragione è proprio questa, la focaccia barese va mangiata appena fatta, quindi io evito di utilizzare le patate. A questo punto, con un coltello abbastanza tagliente, taglio l'impasto più o meno in 2. Ovviamente più o meno perché è impossibile essere precisi. Prendo le 2 metà e le avvolgo a medusa. Medusa è un termine tecnico che ho coniato io, quindi è mio coniato. E prendo l'olio e cerco di ricoprire l'impasto con l'olio. Questo farà sì che durante la lievitazione si crei una sorta di crosticina in superficie, mentre la parte inferiore dell'impasto resterà, morbida, e questo poi ci porterà a un'altra fase che vi spiegherò quando la lievitazione sarà appunto finita. Quindi io li metto in questi 2 angoli opposti. Allora, adesso arriva la parte più lunga, quella della lievitazione. Sfatiamo un altro mito, che per carità può funzionare far lievitare l'impasto in una teglia coperta con un panno umido sotto la coperta, ma non è il calore che fa lievitare, o meglio, sicuramente il calore accelera la lievitazione, ma la lievitazione avviene correttamente in un clima stabile. E quale clima più stabile, in questo momento sembra Alberto Angela, e quale clima più stabile dell'ultimo ripiano del vostro frigorifero? Sì, ho detto bene, frigorifero, quindi esattamente la negazione della teglia sotto la coperta, ultimo ripiano del frigorifero, ma ovviamente non per lo stesso tempo che siete abituati appunto a tenere, ma per un tempo molto più lungo, 24 ore. Ora noi metteremo questi 2 impasti nel frigorifero e li lasceremo nel ripiano più basso in un ambiente stabile per 24 ore. A questo punto potete mettervi comodi e aspettare o uscire, 24 ore sono lunghe da passare. Per la prima volta ho visto una gran luce, quando è uscita quel bambino, e ho sentito fortissimo il senso della maternità. E piace. Lievitazione, focaccia.
Finalmente le 24 ore sono passate, possiamo aprire il frigo e prendere l'impasto. Sì, il vassoio è uno diverso, ma siccome abbiamo registrato il video nella stessa giornata non potevamo certo utilizzare l'impasto reale. Quindi l'impasto deve ancora lievitare, questo è un impasto che ha già subito una lievitazione di 24 ore. A questo punto guardate, c'è una crosticina in superficie ed è quella di cui vi avevo parlato ed è stata causata dalla copertura di olio. Io taglio con un tagliapizze, tagliafocacce l'impasto, stendo sulla base di una teglia circolare, non è neanche quella ideale è in ferro e teoricamente i baresi dicono che non va mai lavata, in ogni caso stendo dell'olio, con un pennello, ma meglio con le mani, lo spargo per tutta la base della teglia. Sì, è abbondante, ma ripeto, la focaccia barese deve galleggiare nell'olio. A questo punto prendo l'impasto, che se avrete steso una sufficiente quantità di olio sulla base del vassoio dovrebbe staccarsi in maniera abbastanza facile, non è mai facilissimo. Lo ribalto in modo che la crosta vada sotto e la parte spugnosa sopra e comincio a stendere la focaccia. Bene, ora l'impasto è steso e vi presento quelli che sono gli ingredienti per il condimento prima della cottura. Allora, ovviamente il sale che però vi sconsiglio di mettere subito perché il resto del condimento, i liquidi dei pomodori eccetera possono spazzarlo via, lo mettiamo un attimo prima di mettere la focaccia in forno. Quindi olio che possiamo stendere ancora una volta in superficie, sì è tanto e deve essere tanto. Origano tritato e essiccato, ma se avete l'origano fresco va bene, fate come vi pare. Olive balesane in salamoia, io uso e dico che è assolutamente corretto un pomodoro pelato solo per riempire di pomodoro le parti che non sono riempite dai pomodori freschi. Pomodoro fresco. Ora, ho letto in tante ricette datterino, ciliegino, pomodorino. Io in realtà uso i pomodori lunghi, tipo quelli San Marzano, quelli di Napoli. Pomodori abbastanza lunghi. Del resto nelle focacce baresi, nei panifici, non ho mai visto piccoli pomodori. Ho sempre visto quelle belle scorze di pelle schiacciate sulla focaccia. Andiamo a condire appunto la focaccia. Allora, innanzitutto iniziamo prendendo i pomodori pelati e schiacciandoli sulla focaccia in modo da coprire più o meno tutta la parte esposta, diciamo. Poi, quando il liquido sarà finito, sbriciolate il pomodoro pelato lasciandone cadere i pezzi nei vari punti appunto della focaccia. Ora, la focaccia va ricoperta di pomodoro, non in maniera eccessiva, nel senso che le aree bianche devono restare. In ogni caso che non ci siano parti non coperte o da olio o da pomodoro. Diciamo che io normalmente metto 2 pomodori pelati schiacciati su ogni singola focaccia. Ovviamente diciamo che avendo preso una sola metà dell'impasto, ovviamente l'altra la replicherete uguale, un barattolino di pomodoro pelato va bene per 2, a volte anche 3 focacce. Ecco fatto. Bene. A questo punto olive balesane in salamoia. Le olive balesane in salamoia sono olive sotto sale. Io ne metto un numero superiore a 10, generalmente se volete le schiacciate, ma non è fondamentale. Diciamo circa 14-15 olive. Cercate di disporle in maniera abbastanza uniforme. Ok? A questo punto il pomodoro fresco, che va messo in questa maniera. Lo tagliate in 2 e poi lo schiacciate direttamente sulla focaccia, in modo che i liquidi cadano direttamente sulla stessa. Io non metto più di 4 pomodori a focaccia.
Come vedete, quando lo apro tutto il liquido finisce sulla superficie. Lo schiaccio un po' per creare quegli splendidi alveoli che ha la focaccia barese. Ecco il quarto e ultimo. Ok, fermo. La focaccia è quasi pronta, mancano solo alcuni ingredienti e nel frattempo abbiamo acceso il forno a 220 gradi, quindi il forno si sta riscaldando, noi completiamo il condimento della focaccia e lo completiamo con il sale. Allora, anche qui quanto basta è un concetto strano, diciamo che se ne mette un bel po'. La focaccia barese deve essere molto saporita. Lo so che il sale fa male, non lo metterete su altri cibi, non lo metterete sulla carne, ma sulla focaccia lo dovete mettere, punto. L'origano, appunto, che va messo in quantità industriali, direi, perché tra l'altro quando la focaccia è cotta sembra quasi scomparso, ma cercate di coprirne tutte le parti, tutte le zone. Io ne metto veramente tanto. E attenzione, ora i fondamentalisti probabilmente vorranno vedermi morto, ma se vi va, è fuori dalla ricetta della focaccia barese, ma io non sono in questo senso un fondamentalista, se vi va una decina di capperi, come direbbe il mio amico Roberto, il cappero a stare. Capperi che metto più o meno in zone vuote, lasciate libere dagli altri ingredienti, ma così, giusto per aggiungere un non so che di ulteriormente sfizioso e salato alla ricetta. Tocco finale, da non trascurare, diciamo che vale quanto l'intera focaccia, l'emulsione. Ora vi spiego. Prendete un terzo di bicchiere d'acqua, mettetelo in una coppetta, aggiungete un po' di sale, ma stavolta davvero poco. Mettete un po' di olio e un po' di salsa. Prendete questo composto alchemico, prendete un mini pimer, ma anche la forchettina va bene. Si tratta in realtà di realizzare un'emulsione. Una volta pronta l'emulsione, prima che gli elementi si separino di nuovo, perché l'acqua dall'olio si separerà, avvicinatevi alla focaccia e cospargetela con questa emulsione. Bene, la focaccia è pronta. Ora possiamo aprire il forno con un paio di guanti, ma anche con uno solo se non si trova l'altro. La si può infornare. 220 gradi, forno elettrico il mio, non so il vostro, per 20 minuti minimo, ma se la volete più croccante va bene anche 25 o 30. Sono passati 20 minuti, il forno a 220 gradi ha cotto la nostra focaccia. Spegniamo il forno e la tiriamo fuori. Ecco quanto di più simile alla focaccia barese dei panifici. Ovviamente ora possiamo tagliarla. La focaccia barese è tenerissima al taglio. La focaccia barese è pronta, come potete vedere ne abbiamo tagliato un pezzo, vedete l'altezza è quella corretta, le olive hanno creato gli incavi, i pomodori anche, e io la degusto alla faccia vostra.
Grazie per avermi seguito. Il risultato di quanto fatto è già avvolto in stagnola, è pronto perché è in dono al mio amico Fabrizio Lipolis che ha curato le riprese. A proposito, grazie Fabrizio. Ringrazio tutti voi per essere stati con noi. Sono già sicuro e sufficientemente presuntuoso per dirvi che questo corso lunghissimo di focaccia barese è da preferire a qualsiasi altro corso o video ricette che possiate trovare su internet, perché io sono molto più simpatico. Vi ringrazio e vi auguro un'ottima degustazione di focaccia barese sul lungomare di Bari, panchina di fronte all'Albergo delle Nazioni, e la vita è fantastica.